Avete presente quando si dice o la va o la spacca? Quel momento in cui non avete più nulla da perdere e vi giocate il tutto per tutto. All in. Avevo già fatto un video un anno fa raccontandovi la storia di una sfida epica tra due piloti. Chissà se ve la ricordate. Vicinissimi, all'esterno resiste Bronzini. Deve tentare il tutto per tutto qui. O la va o la spacca! Ebbene, anche quest'anno la storia si ripete. Autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari, 9 settembre 2018, ultima gara di campionato del trofeo Moto Estate 1000. Due piloti diametralmente opposti, ma ugualmente straordinari, si giocano il campionato in una sfida in cui solo uno dei due ne uscirà vincitore. Da un lato Massimo Bocelli, 62 anni. La carriera di Massimo è incredibile. Fino ai 24 anni faceva il pugile. Campione italiano, su 65 incontri ne ha persi 3. Ma la passione per le moto è forte e a 35 anni inizia ad andare in pista e a 36 anni nel 1991 fa la sua prima gara. E questo è dedicato a quelli che pensano che sia troppo tardi per iniziare a fare quello che ci piace. Massimo disputa vari trofei vincendo 2 volte il Moto Estate e il Desmo Challenge fino all'anno della svolta, il 2010. Mugello. Bocelli, in seguito a un bruttissimo incidente, si frantuma al bacino e viene portato via in elicottero. 54 anni di età, 4 anni di stop. Un numero incalcolabile di placche di titanio nel bacino. E pensate che si sia fermato qui? Ovviamente no. Dopo 4 anni torna in moto e oggi qui sul circuito di Varano è pronto a giocarsi il tutto per tutto. Massimo corre a bordo di una Panigale 1199R preparata da lui stesso e portata a 1300 cc, grazie a una elaborazione speciale. Dall'altro lato abbiamo un giovane dal talento enorme, Andrea Maestri, classe 1992. Come tanti piloti, tanta voglia di correre, ma poca disponibilità economica. Il suo resta un sogno nel cassetto finché nel 2016 non inizia a girare in pista da amatore e tutti quanti notano il suo talento e gli dicono: perché non provi a fare una gara? Così, a fine stagione, con una Suzuki non proprio ultimo modello, si iscrive all'ultima gara della Race Attack, lo stesso campionato che ho fatto io, e subito fa podio. L'anno dopo, il 2017, disputa il campionato e lo domina, portandosi a casa il titolo. E quest'anno, 2018, decide di fare il salto e correre nella categoria Open insieme ai Big. Gente con decenni di esperienza che Andrea prontamente si mette dietro, arrivando all'ultima gara a giocarsi il titolo a bordo della sua R1. Oggi Bocelli e Maestri combattono per la vittoria del titolo. Bocelli è davanti in classifica. Maestri per vincere deve vincere la gara e Bocelli deve arrivare almeno quarto. Bocelli invece è sicuro che se arriva tra i primi 3 vince il campionato. Ma non sarà facile, perché oggi sono presenti 2 ossi durissimi. Walter Bartolini, pilota dall'esperienza decennale che lotta per il secondo posto in campionato, a bordo di una moto prototipo del team GPM Racing, e Luca Pini, wildcard a bordo di Panigale V4. Pilota di altissimo livello e soprattutto noto per il fatto che non molla mai fino all'ultima curva. Chi vincerà? Maestri parte in pole, Bocelli parte quarto. Si parte. Maestri parte malissimo, la moto si impenna e scivola in quarta posizione alle spalle di Bocelli. Pini è secondo, Bartolini è primo. Maestri deve fare la rimonta della vita se vuole vincere, così mette nel mirino Bocelli e ancora prima che finisca il primo giro lo infila e lo passa. Bocelli non oppone tanta resistenza perché sa che deve essere un po' più conservativo. Sa che non è lui quello che deve rischiare il tutto per tutto, ma non può neanche permettersi di andare piano. Maestri così entra in modalità martello e in 3 giri da qualifica recupera Pini e Bartolini. Mentre Bocelli fatica un po' in quarta posizione, là davanti scoppia la guerra. Maestri non perde tempo e al quarto giro tira una staccata di quelle impossibili. Di quelle che quando le vedi ti chiedi come fa a starci. Curva era molto vicino. Maestri, cosa fa la seconda variante? E passa Luca Pini, ma non basta. Per vincere il campionato deve vincere la gara. Al giro dopo ripete la magia e nello stesso identico punto passa Bartolini e si porta al comando. Ora può mettere il turbo e volare. Bocelli è quarto, Maestri è primo. Al momento Maestri è campione. Ma vi ricordate quando vi dicevo che Pini e Bartolini sono 2 ossi durissimi? Prima Bartolini ci prova con dei traversi da Moto2, ma Maestri stacca più forte. A questo punto Pini dice: ci penso io. E alla curva dopo passa Bartolini, mettendo nel mirino lo sbarbato là davanti. Bocelli intanto è sempre quarto, oggi fa fatica, arranca, non ha il passo dei primi 3 e la sua unica speranza è che Pini e Bartolini mettano i bastoni tra le ruote a Maestri. Speranza che non viene delusa perché Pini al 10° giro restituisce il favore a Maestri e lo ripassa. Ma ormai l'abbiamo capito, alla seconda variante Maestri ha un santino con il dio Brembo, dove la sera prima è andato ad accendere un cero in onore del santo protettore dei freni, e lì dà lezioni di staccate a tutti. Da una distanza siderale si infila ancora una volta Antone dalla curva parabolica, guarda! Ma da quanto distante ci prova?
Come si è Da infilato dentro, dentro? Pini. E violando tutta una serie di leggi della fisica infila uno di quei sorpassi in cui dici che diavolo sta facendo, non ci starà mai. E invece ci sta e si riporta in testa. Ma Pini non molla, come un leone a caccia della preda continua a correre come se fosse una questione di vita o di morte. Non importa che sia wild card, non importa chi hai davanti. Ciò che importa quando abbassi la visiera, spalanchi il gas è una cosa sola: vincere. Però Maestri oggi si gioca il tutto per tutto, un'intera stagione di sacrifici e sudore, ed è pronto a dare tutto quello che ha pur di vincere. Risponde alle staccate di Pini con staccate ancora più profonde per far capire che oggi qui non si passa. A questo punto Pini deve inventarsi una magia, deve trovare un altro punto in cui passare Maestri, un punto in cui non se l'aspetterebbe mai. E così, alla curva X, nominata in onore del grande Jackie X, si inventa un sorpasso incredibile, infila Maestri e si riporta al comando. E a questo punto per il giovane pilota a bordo di R1 le cose si mettono male. Ultimo giro, Bocelli è quarto, Maestri è secondo. Se vuole vincere il campionato deve a tutti i costi vincere la gara. Arrivando secondo avrebbe comunque il secondo posto in campionato, ma a lui non interessa. O si vince o non si torna ai box. O primo o per terra. O la va o la spacca. Così ci prova la prima curva, ma Pini là davanti ha capito come frenare, ha capito che si può staccare più sotto. E questa volta non passa. Anzi, Pini allunga. Maestri vede allontanarsi le possibilità di portarsi a casa il titolo e deve ricucire il gap entro pochissime curve. Deve tentare il tutto per tutto, deve chiedere i miracoli alla sua gomma anteriore. Maestri deve tentare il tutto per tutto su Luca Pini, si affaccia qui all'interno ma non c'è spazio. Maestri ha solo poche curve per cercare il tutto per tutto, deve rischiare, deve tentare l'impossibile per andare a passare Luca Pini. No! Ma purtroppo chiede troppo e il suo campionato finisce distrutto nella ghiaia di Varano. Così Bocelli, con la sua esperienza, con la sua costanza, con la sua bravura nello stare lontano dai guai, chiude terzo e con Maestri fuori dai giochi è matematicamente campione. Tecnicamente il campione è uno solo, ma oggi i campioni sono due. Massimo Bocelli, per aver iniziato a correre a 36 anni, per aver dimostrato che non è mai troppo tardi per inseguire le proprie passioni, per aver superato un bruttissimo incidente dopo i 50 anni ed essere ritornato a correre dopo 4 anni di stop alla soglia dei 60 e per aver vinto oggi il titolo a 62 anni, dimostrando che l'età è solo un numero. E Andrea Maestri, per aver dimostrato il suo talento nonostante la poca esperienza, per aver lottato contro campioni del calibro di Bartolini, Bocelli, Pini e per aver combattuto come un leone fino all'ultima curva, fino all'ultimo metro, fino all'ultima staccata.